Stimatissimi Vapers, benvenuti nel mio mondo. Una scatola alquanto anomala, perlomeno per me, nel senso è un po' particolare, non assomiglia a nessuna delle scatole che fino ad ora ho avuto tra le mani. Ha una copertura che si sfila in modalità libro, si apre e al suo interno permettetemi di presentarvi la Blasphemy. Esce in diverse modalità, anche non in ottone, ha dei corpi satinati, colorazione del Derlin in altre modalità. La possiedo già da più di un anno, quindi non è in realtà una particolare novità, ma è una box unica nel suo genere, di natura meccanica, nel quale l'attivazione della nostra box viene data con la modalità stile tubo. La sezione inferiore, oltre che a fungere da tappo per la chiusura, il bloccaggio della nostra 18650, ha anche una funzione tasto. C'è anche la sicurezza. In questa modalità, appoggiando la box, non succede assolutamente nulla e anche se vado a schiacciare il suo tasto, vedete, ha una finta corsa, ma non va ad attivare la mia batteria. Facendo un piccolo clic va a scattare e a bloccarsi ulteriormente il tappo, il mio tasto entra nella modalità operativa e quindi ha la corsa per fare l'attivazione della mia box. La box è particolare, non è particolarmente leggera perché utilizzando materiali di ottone pieni, veramente vedete anche il tappo ha un corpo veramente di un certo rilievo, ha la sua importanza anche dimensionalmente parlando, anche la sezione superiore completamente in ottone e come parte in Derlin abbiamo il tappo che ruota per darci accesso alla nostra boccetta che poi andremo ad applicare, così effettueremo la chiusura. Questo è una sleeve a livello estetico perché il contatto della nostra 18650, quindi del mio negativo che in questo caso verrà rivolto verso il basso, viene portato su tramite un prigioniero che arriva fino alla sezione in ottone superiore, bloccato da una di queste due viti, quindi mi trasmette il negativo attraverso la tazza, mentre il mio positivo, che sarà puntato in alto, quindi si troverà in questa sezione qui, è isolato da un corpo in Derlin, ma poi andremo a smontarla, faremo i raggi X alla box per vedere come sono i contatti, come funziona e come viene distribuita l'erogazione dell'energia in questa Blasphemy. La parte superiore, come vedete, c'ha una piccola vite con inserto a taglio, ci permette una minima regolazione tramite un ulteriore tappo interno dell'altezza del contatto della nostra 18650. Molto bella da vedere, ma quando acquistate una box di questo tipo dovete prendervene cura perché l'ottone in maniera più ridotta rispetto al rame comunque rimane un metallo che le intemperie atmosferiche vanno leggermente ad ossidare tutte queste pareti o superfici. Naturalmente, se non siete interessati a fare tutte queste manutenzioni, queste piccole pulizie per il mantenimento di natura solo estetica, non conduttiva, ma parliamo di puro lato estetico, ci sono anche le versioni in cui le sezioni che io ho color oro le trovate satinate e fatte anche di altri materiali. Questa a vuoto, quindi priva della sua boccetta bottom feeder che lascia il peso che ha, è intorno ai 161 grammi, quindi siamo di poco sopra 1,5 metri. La sezione inerente all'alloggiamento del vano della boccetta si apre tramite questo tappo che, oltre a fungere da tappo, va anche a pareggiare il bilanciamento della box una volta posta in piedi. La sezione interna è stata veramente lavorata bene, si nota anche la sporgenza del pin e anche il diametro esterno in Derlin che serve ulteriormente per andare a bloccare il tubetto. Andiamo a chiudere l'accesso della nostra boccetta bottom feeder e andiamo a svitare la sezione inerente al vano batteria. Questo è il nostro tappo tasto. Una volta svitato non ha più la funzione, quindi non potremo vedere come funziona, ma è molto semplice.
Ecco il vano della sezione interna della nostra batteria, quel piccolo piattino che si trova al centro ha una piccola regolazione. Noi tramite questa vite posta al centro di questo cerchio Inderling potremo alzare o abbassare veramente di poco per far sì che abbia la nostra 18650 un appoggio veramente deciso, e anche la superficie presa in considerazione, devo dire, è molto abbondante. Passando al momento filetto, che per me è un test dovuto, perché quando ho avuto tra le mani qualche tubo mi è stato insegnato a verificare questa cosa qua. Io ho puntato leggermente il mio tappo tasto e faccio questo esercizio. Questo gioco è un gioco tra il filetto maschio e il filetto femmina. Meno gioco, più avrò la mia superficie del tappo che andrà a coprire tutta la sezione del filetto. In questo caso mi prenderò solo una parte. È vero che una volta stretto e in battuta questo gioco non sussiste, ma come mi è capitato anche in altre box, questo piccolo gioco fa sì che la conduzione di una delle polarità della mia 18650 non abbia veramente un appoggio come dovrebbe essere. Una volta avvitato facciamo ancora un piccolo giro, fa un piccolo clic e il tasto entra in funzione. Leggerissimo, ha una sensibilità quasi spaventosa, una tazza, quella sezione in acciaio che si vede, che ha un diametro pari a 14 mm. Lo spessore della nostra Blasphemy è di 25 mm, quindi un 24 mm vi alloggia egregiamente. Ha un'altezza complessiva pari a 82 mm.4 per una lunghezza di 48 mm.6. Ora non ci rimane altro che la fase raggi X, ovvero andiamo a smontarla completamente. Ed entriamo nella modalità raggi X, in cui la nostra Blasphemy è completamente disassemblata, ovvero tutte le sue parti completamente scomposte, iniziando dal corpo in Derling bianco, poi lo guarderemo nei suoi dettagli, il nostro tappo con funzione anche di tasto, la parte superiore che contiene la sezione del nostro positivo allacciata alla sezione interna della nostra tazza, l'o-ring di tenuta del nostro tappo, la sezione in ottone del basamento inferiore, la copertura sempre in Derling bianco che va a farci la chiusura e l'apertura dell'accesso della boccetta bottom feeder, il nostro tubo in ottone e le 4 viti di supporto. Iniziando dal nostro corpo, questo è Derling bianco, quindi una sezione ricavata dal pieno, dove devo dire non ho trovato particolari imperfezioni. Questa è una parte, abbiamo in entrambe le sezioni il filetto femmina fatto da 2 corpi in metallo, e anche dall'altro verso. Questo è il vano della nostra boccetta bottom feeder con il foro in cui uscirà esclusivamente il nostro pin per collegare la nostra cannuccia, e questa invece è la sezione inerente alla nostra 18650. Corpo molto luccicante in ottone, devo dire anche di un discreto spessore, con un filetto, un buon passo, devo dire notevole il suo peso. Questo, oltre che essere il nostro tappo di chiusura della nostra 18650, in questo caso qui verrà rivolto il nostro negativo, ha una funzione, se magari qualcuno non conosce bene il principio di funzionamento dei tubi, è un tasto. In questa modalità il tasto, come vedete, è bloccato perché funziona solo quando il corpo viene completamente avvitato. Vedete, c'è uno scatto, con lo scatto il tasto alla sua corsa, indietreggiando leggermente il tasto va completamente in blocco, è una sicurezza ulteriore per l'utilizzo. Sempre in ottone, questo è il basamento inferiore, quello che viene applicato nella parte sottostante al nostro corpo in Derling. Devo dire che comunque è lavorato bene su entrambi le parti.
Questo non è altro che un tappo, come vedete anche lui c'ha l'innesto femmina filettata, ci servirà per effettuare la chiusura del nostro accesso alla boccetta bottom feeder. Questo è il cuore in realtà della nostra Blasphemy, nel quale questa sezione, anche questa qua veramente pesante, come vedete è massiccio il sistema che hanno voluto utilizzare per condurre il nostro positivo, isolato da tutto. Quindi abbiamo un corpo anche in questa sezione qui in Darling con una vite a taglio che ci serve per poter effettuare la regolazione delle nostre 18650, mentre il negativo viene ricavato dalla sezione esterna. Ci sono degli incavi per portare a piatto le teste delle nostre viti e questo è tutto in merito alla nostra box. La boccetta data in dotazione, ahimè, a mio avviso lascia il tempo che trova, non è neanche in silicone alimentare, sono delle mod maker molto economiche. Sono andato a sostituirla, ho inserito una Lucos compatibile come questa, nel quale ho dovuto adattarmi un attimino per far sì che il tubicino, che in questo caso è leggermente più spesso, vada a bloccarsi completamente, come vi avevo fatto vedere in precedenza, tra la chiusura del pin e il circuito perimetrale in Darling. Questa mia scelta mi comporta una particolare difficoltà all'estrazione, o perlomeno devo essere sicuro che la mia boccetta sia effettivamente vuota, perché essendo silicone alimentare devo prenderla, quindi pizzicarla e trascinarla nella parte inferiore. Io mi permetto di farvi vedere ancora un dettaglio, ma non prendetemi alla lettera. Io sono fatto un po' così, mi piace cimentarmi nell'ottimizzare già quello che ho, quindi sono andato a prendermi un pin in argento, ho già estratto quello che si trovava al suo interno, che non era in argento ma era semplicemente in metallo, e lo vado a sostituire, visto che ha un passo da 2, con un pin argentato. Trattandosi di una box con il bottom feeder, doverosa per noi, viste anche le modifiche della boccetta stessa, verificare l'effetto squonk. Buona sia la sua emissione che il risucchio del liquido in eccesso. Andiamo ad attivare il nostro tasto e facciamo un'attivazione. Molto bene, direi. Con un semplice tocco la box si attiva in tempo reale. Ora soffermiamoci al lato estetico, perché naturalmente anche il design estetico fa la sua bella figura. Vi faccio vedere la particolare sensibilità. È veramente qualcosa di strepitoso. Testiamola? Nonostante abbia installato una coil complessa, una Fused Clapton, è veramente generosa, elegante, bella. Note negative? Beh, forse il suo peso, 161 grammi, ma volete mettere, è proprio una Blasphemy. Questa è la mia passione. La vostra? Scrivetela nei post. Blasphemy, la box che si attiva come